Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della torcia LED ricaricabile della Parkside con funzione Powerbank, modello PWLF 2200 A1, comprata il 29 dicembre 2021 al Lidl al costo di 17,99 €. Adesso guarderemo come funziona, guarderemo tutte le varie funzioni che ci permette di sfruttare grazie al tastino multifunzione e ovviamente faremo delle prove al buio e poi trarremo assieme le conclusioni. Iniziamo! Questa quindi è la confezione con cui verrà venduto. All'interno troveremo un cavo USB, un manuale di istruzione, ovviamente la torcia, e sulla confezione ci sono delle illustrazioni. Sulla parte alta troviamo delle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche, quindi ci dice che emette un flusso massimo di 400 lumen, una potenza di 3x2 watt con le luci laterali e 3x0,5 watt nelle luci superiori. La durata della luminosità al 100% sarà per le luci laterali di 3 ore e mezzo, invece per la luce superiore di 6 ore. La luce emessa è di 6500 gradi Kelvin, quindi una luce fredda. E più in basso troviamo delle immagini con le varie funzioni e i vari tipi di illuminazione che riesce ad emettere, quindi una luce fissa, una luce rossa lampeggiante, la luce superiore, la possibilità di estendere i braccetti laterali, un gancio interno e poi la funzione di powerbank dallo sportellino posteriore che adesso vedremo. Allora, innanzitutto la torcia arriva completamente scarica, quindi una volta acquistata non avrete la possibilità di utilizzarla se non la metterete sotto carica. Questi sono dei LED che indicano il livello di carica della batteria e si accenderanno pure durante la funzione di powerbank. Saranno di colore rosso durante il funzionamento per indicarci il livello di carica e di colore verde quando la torcia avrà raggiunto il livello massimo della sua carica. Allora, vediamo subito il suo funzionamento. Per poterla accendere dobbiamo premere questo tastino. Abbiamo la possibilità di utilizzare diverse funzioni e possiamo raggiungere la funzione che ci interessa premendo più volte il tastino. Quindi adesso vi farò vedere in sequenza tutte le varie funzioni. Alla prima pressione si accenderà al 100% la luce frontale, seconda pressione si abbasserà, terza funzione la luce massima laterale, ulteriore funzione si abbasserà, quindi poi avremo il lampeggio bianco e in ultimo il lampeggio con le luci rosse che ha una luminosità ridotta, però ci permette di avere una buona visibilità al buio. Se invece l'accendiamo e la lasciamo accesa per qualche secondo, la pressione successiva del tasto servirà solamente a spegnere la torcia. Quindi l'accendo in questo modo con la luce frontale, attendo qualche secondo. Quindi, come vedete, ci permette di scegliere il tipo di luminosità solamente se premuto con una certa velocità. Adesso guardiamo la sua luminosità, quindi spegnerò alcune luci all'interno del mio laboratorio e vi farò vedere alcune prove. Allora ragazzi, siamo quasi a buio pesto, diciamo che entra un pochettino di luce dalla persiana, quindi utilizzerò le varie funzioni con diverse luminosità per farvi vedere come illumina in questa zona. Come vedete non riusciamo a vedere praticamente nulla, quindi vado con la luminosità più alta frontale, poi la modalità più bassa. Adesso utilizzerò questa torcia utilizzando i pannelli laterali, modalità alta, però vi farò vedere un dettaglio, perché in questo modo effettivamente illumino di fronte a me, però mi abbaio, quindi c'è una funzione molto interessante. Adesso la spengo perché abbiamo atteso alcuni secondi, quindi il tasto è diventato funzione spegnimento, non mi permette di andare alla funzione successiva. Quindi facciamo di nuovo tutte e tre le modalità: frontale, frontale bassa, laterale alta, laterale bassa. Così va un po' meglio, ma mi arriva comunque la luce agli occhi. Luce lampeggiante, questa serve per fare segnali di emergenza, quindi potrà essere visibili al buio, insomma riuscire sicuramente ad avere una buona visibilità. E adesso premiamo anche la luce rossa, quindi la spengo nuovamente, vado con le varie funzioni fino al lampeggio rosso e questo ci permette al buio di essere visibili, per esempio durante un cambio gomme o qualunque necessità nella quale abbiamo bisogno di essere ben visibili. Al buio, anche a grande distanza, a 360 gradi abbiamo la possibilità di essere visti. Ed essendo magnetica possiamo fissarla anche su una superficie, un guardrail, oppure possiamo posizionarla sul tetto dell'automobile in modo da poter essere visibili anche da una certa altezza. Ed eventualmente anche per escursioni, tutte quelle situazioni nelle quali dobbiamo essere dei punti di riferimento o dobbiamo essere ben visibili, con questa possibilità del lampeggio a 360 gradi sicuramente è effettivamente visibile da ogni angolazione. Adesso vi faccio vedere alcune caratteristiche, sempre così. Ipotizziamo che io debba illuminare la parte di fronte a me con questa torcia. Abbiamo la possibilità, dato che è estensibile, ve lo faccio vedere a buio ma si capisce, anzi no, accendiamo la luce. Allora, dato che è estensibile, quindi si possono estendere questi tre bracci,
in questo modo, abbiamo la possibilità di utilizzarlo a mo' di lampada, sfruttando le luci sulla parte bassa in questo modo. Quindi possiamo appenderlo tramite questo gancio, un eventuale gancetto, utilizzarlo come un lampadario che illumina verso il basso, sfruttando le diverse luminosità. In teoria potremmo anche sfruttare i 3 LED posti nella parte laterale per ridurre il consumo e diffondere la luce in modo circolare. In quest'altro modo invece avremmo la luminosità verso il basso. E se necessario possiamo sfruttare anche i magneti da questa parte per illuminare verso giù, perché questi ruotano, quindi abbiamo la possibilità di orientare la luminosità anche in questo modo. Questi ruotano solo in un senso, quindi sforzandoli dal senso opposto si romperebbero. Adesso utilizzerò un pezzo di metallo per farvi vedere. Riesco ad appenderla tramite questa parte metallica e ha anche un'ottima tenuta, sia in questo modo che in questo modo. Riusciamo ad avere una tenuta davvero molto elevata. Ora vi faccio vedere la luminosità pure in questo modo, quindi spengo la luce, guardate, riesce ad illuminare per bene sfruttando i 3 pannelli. Ok, questa è la modalità più alta. Così riesco ad illuminare l'ambiente e posso utilizzarle eventualmente anche, per esempio, per fare manutenzione all'interno del vanomotore, eccetera, sfruttando i magneti, quindi fissandolo magneticamente sul cofano dell'autovettura e illuminando verso il basso. Posso orientare come mi viene meglio per dirigere il fascio luminoso in un unico punto, oppure posso ampliare la proiezione. Però poco fa abbiamo detto che la luce ci va anche negli occhi, quindi abbiamo la possibilità di ruotarne solo uno, richiuderlo, e utilizzarla in questo modo per evitare che la luce ci vada negli occhi, e possiamo utilizzarla come la classica torcia da lavoro che utilizzano i meccanici, quindi evitando che questo venga rivolto verso di noi. Oppure possiamo ruotarlo leggermente in questo modo e decidere quindi di sfruttarlo con la luminosità rivolta come ci fa più comodo. È davvero molto versatile. Ovviamente non farò delle prove in esterno perché non è una torcia di profondità, quindi non ci serve per andare a fare escursioni, andare in montagna come si fa con le torce tattiche, con torce che abbiano prestazioni molto più alte. Questa è una torcia che ci permette di illuminare gli ambienti fino ad una distanza di non più di 5-6 metri. Ovviamente riusciamo a vedere anche oltre, però la luce intensa arriva super giù a quella distanza. E secondo me è una torcia destinata per un utilizzo appunto in automobile, all'interno di laboratorio, nel caso in cui dovesse andare via la luce, in campeggio, perché ci dà la possibilità appunto di appenderla e utilizzarla come un lampadario, quindi possiamo utilizzare il gancetto in alto eccetera, o fissarla col magnete come ho detto poco fa. Quindi davvero versatile, ma sicuramente non è una torcia che ci permette di utilizzare il suo fascio luminoso in situazioni estreme. Tra l'altro non è neanche impermeabile, quindi una torcia che se bagnata rischia di danneggiarsi in modo permanente. E anche la sua struttura effettivamente non è proprio il massimo, quindi ora ci rimettiamo sul bancone e vi faccio vedere per bene come è fatta. Vediamo anche la funzione di powerbank e qualche altra cosa. Innanzitutto, per correttezza, alla luce vi faccio vedere anche la funzione con i magneti sullo stesso pezzo di metallo che ho utilizzato poco fa. Possiamo utilizzarla tranquillamente anche in questo modo, ovviamente anche sottosopra oppure in piedi, però regge perfettamente il suo peso, pure perché effettivamente non è una torcia molto pesante, ma se scossa ovviamente rischia di cadere, quindi non esagerate. La sua struttura, come ho detto poco fa, non è solidissima. Questi braccetti hanno una piccola cernierina da questa parte, tra l'altro, dato che ruotano sicuramente tutti questi sistemi in movimento, se prendono degli urti rischiano ovviamente di danneggiarsi. Qua come vedete ci sono queste parti con queste zigrinature che permettono di fare questi scatti. Su tutti e 3 i braccetti abbiamo questi scatti, non so quanto tempo possa durare e resistere perché è plastica su plastica, e sulla parte bassa poi c'è questo pezzettino di plastica che va a incastrarsi in questo alloggiamento. E anche qua come vedete è molto sottile, quindi temo che comunque col tempo possa rovinarsi, usurarsi eccetera, e ovviamente prendendo urti anche questo potrebbe rompersi. Come vedete, una volta richiuso sentirete un click perché va ad alloggiarsi questa plastichina, e quindi speriamo che nel tempo duri, però effettivamente non è una costruzione molto solida, per forza ci sono troppi snodi, quindi questo causa la presenza per forza di punti deboli. Nella parte posteriore abbiamo questo tappo in gomma, come vedete abbiamo un'uscita 5V 1A e un ingresso 5V 2A per poterla ricaricare, oppure per poter dare energia e ricaricare per esempio questo telefonino.
utilizziamo lo stesso cavo USB di tipo C che viene dato in dotazione, che permette sia di ricaricare la lampada che di ricaricare appunto i nostri dispositivi. Come sempre con i cavi USB si sbaglia verso nel primo tentativo. Ok, come vedete adesso sto ricaricando il telefonino, inserendo il cavo USB di tipo C, riesco a dare energia al mio telefonino e ricaricarlo. Ovviamente però abbiamo solamente 2200 ampere, quindi la batteria del telefonino che dovete ricaricare sicuramente deve essere inferiore. Se è superiore gli darà quel minimo di carica che riuscirete a dargli, perché comunque scaricherete la batteria della torcia, però vi permette in caso di emergenza, se avete la batteria completamente a terra, di dare quel minimo di carica per poter fare alcune chiamate eccetera. Quindi come power bank per dispositivi di un certo livello, sicuramente con batterie potenti non va bene, va bene per dispositivi che abbiano batterie meno potenti. E questi LED appunto anche durante la fase di utilizzo come power bank ci permettono di conoscere lo stato di carica interno della batteria. Una piccola nota negativa di questa torcia è il fatto che questi siano dei magneti per poter attaccare la torcia eventualmente ad una carrozzeria o ad una struttura metallica, però si tratterebbe di metallo su metallo, quindi rischiamo eventualmente di graffiare le superfici. Sarebbe stato molto più apprezzato se avessero messo una piccola guarnizione, qualcosa in stoffa, in tessuto, per evitare di graffiare le superfici, però comunque la tenuta è davvero molto forte. Sull'impugnatura abbiamo questi inserti con una gomma molto dura, è gomma effettivamente, però sembra plastica, ma se provo a premere per esempio così con l'unghio rimane il solco, quindi effettivamente è gomma. Il grip che offrono è dato semplicemente dalla presenza di queste rigature. Per quanto riguarda la gommatura è come se stessimo toccando effettivamente la plastica. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa torcia power bank della Parkside? Come avete visto ha davvero tantissime funzioni. Funziona bene effettivamente per quello per cui è nata, quindi illuminare e fare segnali luminosi con luce rossa oppure luce bianca lampeggiante. Ci dà la possibilità di utilizzarla come abbiamo visto in diverse situazioni. Effettivamente se fosse stata costruita con alcune parti in metallo anziché plastica su plastica eccetera, penso che sarebbe stata un pochettino più robusta, magari pagandola 2-3 euro in più, però avremmo avuto un prodotto che ci dà la sicurezza nel tempo che possa durare a lungo. Così dobbiamo fare invece attenzione, perché io ipotizzo che dopo una caduta questa torcia possa risentirne effettivamente, visto i tanti snodi. Insomma non mi ispira proprio fiducia per quanto riguarda la resistenza, però per quanto riguarda l'autonomia dichiarano ben 6 ore con i LED sulla parte alta e 3 ore con questi LED, cosa che non ho testato ma non ho il tempo a disposizione. Ma anche se non fossero 3 ore, fossero 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore circa, insomma, diciamo che effettivamente sono abbondanti per fare dei lavori di manutenzione, segnalazioni, eccetera. Per quanto riguarda invece l'utilizzo con il gancio, quindi la possibilità di utilizzarlo come lampadario, per capirci, anche in campeggio o in altre situazioni, effettivamente torna molto utile. Per me, promossa. Cosa dire? Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate giù sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!